Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per un nuovo video. Oggi parliamo della Turchia, paese vicino dell'Unione Europea che gioca un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, sin dai tempi dell'Impero Ottomano, e che negli ultimi giorni è stata scossa da un evento di capitale importanza. La settimana scorsa Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul e di facto leader dell'opposizione turca, è stato arrestato con l'accusa di corruzione e presunti legami con organizzazioni terroristiche. Questo arresto ha preso luogo poche ore prima delle primarie del partito di cui Imamoglu fa parte, lo storico Partito Popolare Repubblicano, prima che questo partito andasse al voto per nominare il proprio candidato per le elezioni presidenziali del 2028, nomina a cui Imamoglu era favorito, ed è chiaro come il giorno che questo arresto sia stato un sabotaggio politico, ordito, indovina da chi, dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan per eliminare un temibile candidato alle prossime elezioni presidenziali, previste per il 2028. Non avevamo bisogno di ulteriori prove per capire che Erdogan è un autocrate, ma fare arrestare il popolarissimo sindaco della principale città del paese, poche ore prima che diventasse il candidato alle elezioni, è uno sfregio alla democrazia turca con pochi precedenti. Questo arresto ha ovviamente scatenato proteste di massa in diverse città turche, con migliaia di persone scese in piazza, ma nonostante la detenzione, il Partito Popolare Repubblicano ha continuato con le primarie, in cui Imamoglu ha ottenuto quasi 15 milioni di voti simbolici, evidenziando il sostegno popolare alla sua candidatura. Alla luce di questi ultimi eventi, allora, oggi qui si parla di Turchia, ma si parla anche di Unione Europea e di come questa violazione dello Stato di diritto da parte di Erdogan potrebbe impattare le già assai complicate relazioni tra le due parti, e di cosa potremmo aspettarci dal nostro ingombrante vicino nel futuro e di cosa dovremmo fare noi e forse anche quello che non dovremmo fare. Io mi chiamo Mirko Paradiso, in questo canale parliamo di Unione Europea e dei suoi paesi e di tanto in tanto anche di paesi vicini e di paesi candidati, come accade in questo caso. Se questo tipo di contenuti vi interessa, non dimenticate di iscrivervi, pubblico diversi video a settimana, quindi c'è un sacco di roba di cui parlare, ecco, quindi iscrivetevi. Cominciamo facendo un veloce recap della situazione politica della Turchia e della complicata relazione con l'Unione Europea. Se non lo ricordate, la Turchia è un paese candidato ad entrare nell'Unione Europea, sebbene la sua candidatura sia di fatto stata congelata diversi anni fa. La Turchia è una repubblica presidenziale e dal 2014 il suo presidente è Erdogan. Lo stesso Erdogan è in realtà al potere dal 2003, quando divenne primo ministro, e nel 2017 è stato lui stesso a promuovere un referendum per trasformare il paese in un sistema presidenziale, dal precedente sistema parlamentare stabilito da Atatürk negli anni '20, il fondatore del paese. Erdogan stesso è stato sindaco di Istanbul negli anni '90 ed è leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, un partito conservatore e neo-ottomano con una moderata anima islamista. Il paese, che per tutto il Novecento si era affermato come una repubblica secolare, ha vissuto un arretramento democratico sotto il dominio di Erdogan, ma nonostante tutto e anche grazie a non pochi giochi di potere, Erdogan è ancora in sella come presidente, dopo aver vinto nuovamente le elezioni presidenziali nel 2023 contro Kemal Kılıçdaroğlu, allora il leader del CHP, del Partito Popolare Repubblicano. Nonostante la sconfitta, però, Kılıçdaroğlu era andato molto vicino a sconfiggere Erdogan, e questa battuta di arresto per il consenso di Erdogan, unito al supposto limite dei 2 mandati che impedirebbe ad Erdogan di ricandidarsi alle prossime elezioni nel 2028, aveva fatto pensare a molti di noi che forse questo sarebbe stato l'ultimo capitolo della permanenza al potere di Erdogan. Lo stesso presidente aveva detto poco tempo fa che infatti si sarebbe ritirato dalla vita politica nel 2028. Ma come avrete intuito dagli ultimi avvenimenti degli ultimi giorni, forse Erdogan ha cambiato idea e ha deciso di spezzare le ali ad un suo potenziale fortissimo avversario, o forse vuole solo rovinargli la carriera politica e impedirgli di diventare presidente, dato che non è nemmeno la prima volta che Erdogan cerca di ostacolare Imamoglu in ogni modo possibile. Questo povero Cristo ha oltre 90 indagini a carico al momento. Ora, cosa ne dobbiamo dedurre noi che viviamo ad ovest del Bosforo? Purtroppo tocca dire nessuna sorpresa, visto che nel rapporto con l'Unione Europea Erdogan ha sempre mostrato il suo volto più opportunista, più ricattatorio, autocratico e populista. La Turchia infatti è candidata all'Unione Europea dal 1999, quando è stata riconosciuta come candidato potenziale durante il vertice di Helsinki.
Non fu una proposta esente da controversie, dato che la Turchia aveva invaso nel 1974 metà di un altro paese allora candidato, Cipro, ed aveva poi pessime relazioni con un altro paese membro dell'UE, la Grecia. Ma di fatto la Turchia è o è stata un candidato membro dell'Unione Europea e lo stesso Erdogan inizialmente è stato un forte sostenitore della sua candidatura. Come vi ho detto prima, poi la candidatura è stata congelata nel 2007 a causa dei problemi legati proprio al rispetto dei diritti umani, della democrazia e dall'ostilità di Ankara nel risolvere la questione cipriota e la questione greca. Erdogan, per questioni di natura interna, ma anche perché è un incurabile populista, ha di fatto segato le negoziazioni con l'Unione. C'è poi anche la questione che molti paesi non sarebbero felici di avere la Turchia all'interno dell'Unione Europea, perché è un paese da 85 milioni di abitanti e perché ha una popolazione a maggioranza musulmana, ma tralasciamo su questo argomento per adesso. Negli ultimi anni poi le relazioni con l'Unione Europea si sono deteriorate ulteriormente, ma i due blocchi hanno comunque continuato a fare business. L'Europa ha continuato a fare business con quello che è percepito come un alleato. La Turchia è infatti un membro della NATO, ha il secondo esercito attivo più grande dell'alleanza e sulla carta contribuisce alla difesa dell'Europa, anche se, come saprete, il suo posizionamento è molto più opportunistico. La decisione di Erdogan di acquistare il sistema di difesa aereo S-400 dalla Russia ha suscitato preoccupazioni tra le alleati della NATO, per esempio, e le relazioni di Erdogan con Putin sono come il vento, cambiano ogni giorno. La Turchia ha sostenuto l'Ucraina contro la Russia, ha chiuso il Mar Nero alla flotta russa e ha fornito i suoi droni Bayraktar TB2 a Kiev, ma queste scelte non corrispondono ad uno schieramento ideologico di Erdogan a favore dei valori occidentali, bensì di una volontà di impedire alla Russia di guadagnare un vantaggio strategico nella regione, in Europa o anche nel Medio Oriente nel caso della Siria. Puro equilibrio di potenza, tutto qui. Continuando poi sulla scia della complicata relazione con l'Unione Europea, Erdogan si è reso autore di un accordo con l'Unione Europea nel 2016 per frenare i flussi di migranti provenienti dal Medio Oriente. La Turchia si impegnò allora a prendere indietro tutti i migranti irregolari che arrivavano in Grecia dalle sue coste, mentre l'Unione Europea ha concordato di fornire 6 miliardi di euro per aiutare a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati in Turchia e per finanziare dei progetti di supporto. Molte furono le critiche a questo accordo e di fatto questi 6 miliardi di euro non si può dire che siano stati spesi per il bene dei rifugiati, ma di fatto questo fu un grande favore fatto dalla Turchia all'Italia, alla Germania, alla Francia, a tutti quei paesi che hanno sofferto queste ondate migratorie come delle pure invasioni che hanno portato poi molti partiti estremisti a vincere elezioni spingendo la paura dell'immigrato islamico. Materiale per un altro video però. Nonostante questo e i miliardi di euro concessi da questi accordi, Erdogan non si è poi mai realmente dimostrato conciliante con i suoi supposti alleati su nessuna questione. Nel 2023 si è messo di mezzo all'ingresso di Finlandia e soprattutto della Svezia nella NATO e ricorderete tutti poi lo sprezzante episodio del Sofagate in cui lasciò Ursula von der Leyen in piedi durante una sua visita con l'allora presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Che tempi. Per riassumere però, se pensavate che Erdogan fosse un alleato dell'Europa, beh, non lo è un autocrate a cui interessa solo il proprio tornaconto, ma di cui non possiamo fare a meno apparentemente, come aveva detto Mario Draghi qualche anno fa. Con questi, chiamiamoli per quel che sono, dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, perché poi uno deve essere franco. Ora, io non sono necessariamente d'accordo con quello che era il punto di vista di Draghi su Erdogan, che pure è il pensiero maggioritario di quasi tutti i leader europei. Dopo le proteste scatenate dall'arresto di Mamoglu, più di 1000 persone sono state arrestate, incluse diverse dozzine di giornalisti. Erdogan è un leader che da almeno 2 decenni reprime gli oppositori politici e scatena guerre per procura e contribuisce alla destabilizzazione del Medio Oriente, del Nord Africa, della Siria, della Libia, dello Yemen e oltre. Erdogan è una delle molteplici minacce alla sicurezza europea, non è di certo una soluzione alla sicurezza europea. Qualche giorno fa ha persino dichiarato che l'Unione Europea non potrebbe esistere senza la Turchia, dimostrando una spregiudicatezza che rasenta l'arroganza. Questa affermazione rafforza la narrazione secondo cui la Turchia fungerebbe da scudo per l'Europa, pur essendo spesso corresponsabile delle crisi che afferma di contenere. Recentemente poi Erdogan ha anche cercato di inserirsi nel dibattito sulla costruzione di un pilastro europeo della difesa, sia in ambito NATO che nel contesto dell'Unione Europea. E sebbene io ritenga che un dialogo con la Turchia sia necessario, l'attuale governo turco non rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo di una difesa comune europea. L'Europa può e deve fare da sola, e un progetto di questa portata
portata dovrebbe coinvolgere esclusivamente gli Stati membri dell'Unione Europea. La Turchia ad oggi non solo non fa parte dell'Unione Europea, ma ha anche grossi problemi con almeno 2 dei 27 suoi membri. L'Unione Europea ha bisogno della Turchia, certo, ma non di Erdogan. Per questo mi sarei aspettato una maggiore fermezza da parte dell'UE, dei suoi Stati membri, nel condannare l'arresto di Imamoglu, nel difendere lo Stato di diritto in Turchia. E invece la Commissione Europea ha fatto ciò che è ormai una prassi da diversi anni, si è detta preoccupata, ha invocato il dialogo, ma non ha adottato alcuna misura concreta contro il governo di Erdogan, intimorita da possibili ritorsioni tanto da parte di Ankara che da alcuni Stati membri, come l'Italia per esempio. O la Francia, la Germania, tutti quelli che ho menzionato prima sulle questioni migratorie. Questa arrendevolezza non riguarda solo Erdogan, ma anche i peggiori dittatori e autocrati. Oggi stesso, mentre registro questo video, mercoledì, Ursula von der Leyen e Antonio Costa ceneranno con il presidente serbo Aleksandar Vučić, un altro autocrate anti-europeista, filorusso, che nel frattempo reprime manifestazioni di dissenso nel suo paese. Business is business, direbbe qualcuno. Io la trovo una pratica ripugnante e indegna di istituzioni che dovrebbero di fatto promuovere la democrazia e la libertà. Lo stesso copione poi si ripete con la Georgia, con la Libia, con la Tunisia, con l'Egitto, l'Azerbaigian, il Kirghizistan. Se l'Europa non apre gli occhi ora, potrebbe essere troppo tardi. Una superpotenza da 450 milioni di persone in balia di piccoli aspiranti dittatori che ci ricattano su tutti i fronti. Uno spettacolo un po' indegno, se mi permettete. Ma per concludere, torniamo rapidamente all'arresto di Imamoglu e sulla situazione in Turchia. È difficile prevedere l'evoluzione della mobilitazione di massa contro Erdogan e se le proteste avranno delle conseguenze concrete. Nel frattempo, come vi dicevo, Imamoglu è stato simbolicamente designato come il candidato del CHP, ma è improbabile che la commissione elettorale del paese gli consenta di partecipare anche nel caso di una sua futura scarcerazione. Ed è qui che l'Unione Europea e i suoi Stati membri potrebbero giocare un ruolo cruciale in questa fase, perché la posta in gioco è altissima. È il futuro democratico della Turchia, quello che potrebbe riaprirsi dopo il 2028, dopo la fine dell'era di Erdogan. Se Erdogan dovesse ricandidarsi e vincere nuovamente queste elezioni dopo aver eliminato ogni opposizione o se al suo posto arrivasse un altro leader autocratico pronto a ricattare l'Europa per un altro decennio, beh, le conseguenze sarebbero pesanti per tutti noi e ci ritroveremmo esattamente al punto di partenza. È quindi il momento di agire. Lo faremo? Io ne dubito, ma staremo a vedere. Per oggi il video finisce qui, torneremo ovviamente presto a parlare della Turchia, della sua relazione con i paesi vicini come Cipro, Grecia, di quello che accadrà nel paese dopo l'arresto di Imamoglu. Io vi ricordo di iscrivervi se questo tipo di contenuti vi interessa e nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao!